Vediamo se funziona. Ecco qui. Ah, dovrebbe funzionare. Mi sto guardando, scusatemi ragazzi, ma aspetta che vedo se si sente. Ecco qui. Ah, si sente in ritardissimo, ma si sente, ragazzi. Ho la videocamera, sto utilizzando la videocamera. Ecco qua. È la prima live che faccio con la videocamera, di solito la faccio col telefono, perdonatemi l'orario. È tardi, lo so, infatti probabilmente sarà una live leggermente più breve del solito, ma ci tenevo a provare a fare la live con la videocamera. L'ultima volta mi sono messo lì a testare, a provare a far funzionare la videocamera invece del telefono e quindi oggi la testiamo e vediamo come va. Solo che il problema cos'è? È che io non riesco a vedere chi ho in chat, quindi non so nemmeno se mi vedete bene, se mi sentite bene. Quindi io semplicemente sto monitorando, guardando la live anch'io con voi, che è leggermente in ritardo. Quindi non so come funziona in realtà. Partecipa come... Quindi se io... Ah, ok. Quindi ho la live qua. E ma io come faccio a sapere? Ah, 4 spettatori attuali, eccoli qua. Ok, ok, va bene. Va bene. E niente ragazzi, in realtà è solo un test per vedere come funziona la videocamera. Se ci siete, scrivetemi in chat, per favore, che voglio capire se funziona, se non funziona, come siamo messi, come non siamo messi, eccetera. Perché in realtà la chat la vedo qua, ma non è che cambia così tanto da quando utilizzavo il telefono, perché quando utilizzavo il telefono comunque mi compariva, tra virgolette, quando compariva a me, ma non è lo stesso momento in cui compare a voi. Quindi, quindi ecco, fatemi sapere se si sente, se non si sente, se ci siete, se non ci siete, così almeno so come comportarmi. Beh ragazzi, intanto voi come state? Spero tutto bene, perdonatemi l'orario, di solito la live del martedì la facciamo dopo cena, oggi è un po' più sul tardi, ma va bene così e cercherò di farle ovviamente un po' prima. Pensate che oggi mi sono alzato prestissimo, ma è un periodo molto 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 pieno. Perché? Perché sto organizzando i viaggi in Giappone, sto organizzando il viaggio in India e purtroppo è difficile trovare un appartamento in Giappone, è difficile organizzare il passaporto, è difficile organizzare i viaggi, è difficile organizzare un po' tutto e quindi purtroppo ci sto mettendo più del previsto. Quindi eh, tendo, ad esempio, gli appartamenti costano tutti tanto perché? Perché noi andiamo 2 mesi e mezzo praticamente e quindi non è né un appartamento a breve termine né un appartamento a lungo termine. È quella via di mezzo che va a costare tanti soldi perché è un po' turistico e allo stesso tempo non è un hotel, quindi è quella via di mezzo che se prendessi un appartamento tipo 6 mesi, un anno, per assurdo costa meno e invece prendendolo 2 mesi e mezzo non cambia così tanto da un prezzo turistico. Quindi è un po' quello il problema. E vanno a ruba. Cioè noi abbiamo cercato varie agenzie, alla fine abbiamo trovato questa agenzia che ci faceva uno sconto, creando dei contenuti a riguardo, e avevamo scelto l'appartamento bello in una zona bella, ce l'hanno preso il giorno in cui abbiamo scelto di scegliere quello. Allora abbiamo detto, beh, ne prendiamo un altro. Abbiamo avvisato il tipo che ci doveva bloccare la casa, solo che nel mentre che noi abbiamo avvisato passano ore, ora che ci risponda, perché quando noi dormiamo loro sono svegli e viceversa. E quindi nel mentre che lui ha visto il messaggio, praticamente non hanno preso la casa, ce l'hanno prenotata. E quindi abbiamo perso anche la seconda casa. E adesso ce n'era un'altra che ci è piaciuta su Airbnb, l'abbiamo trovata, bella, finalmente così, nuova e tutto. Il giro di 15 minuti di controllarla, dare un'occhiata, l'avevamo già presa per 2 anni, cioè tipo per un anno. Quindi veramente cose assurde. Io non sto ricevendo però, cioè io vedo che la live funziona, in teoria ho 6 spettatori, ma non vedo nessuna... Cioè non vedo nessuna
persone in chat, non so se funziona la chat. Qualcuno può scrivermi in chat per favore, così capisco se funziona la chat. Di solito ricevo messaggi. Vediamo facendo così. Live. Personalizza. Non lo so. Qualcuno può... Ah, sì, funziona. Grazie, pesce pazzo. Perfetto, quindi è tutto ok, va benissimo. Sto guardando mentre mangio. Ah, perfetto. Perfetto, ottimo. Ottimo. Scusatemi, sì, sto provando per la prima volta la videocamera e quindi sto vedendo praticamente la live anch'io con te mentre mangi. E quindi è un po' un test. È un po' un test. Come state voi ragazzi invece? Come stai pesce pazzo? Tutto a posto? Ciao bello, ciao Massi, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Tutto a posto? Ricordatevi di bere dalla bottiglia di rame. Piccola chicca dell'Ayurveda. Massi Steppa, ti posso chiedere a che ora ti svegli solitamente? Pura curiosità. Allora, ho avuto per un bel po' di tempo una routine storta, nel senso che io comunque mi gestisco il lavoro per conto mio e quindi potenzialmente non ho nessun motivo vero e proprio per dovermi alzare presto la mattina. Mi sono sempre trovato bene alla sera e quindi cosa faccio di solito? Mi alzo, faccio tutta la mia routine e poi alla sera, dopo che ho finito tutta la routine, ho un po' di tempo per rilassarmi. Quindi passo troppo tempo a volte a rilassarmi perché è del tempo per me e quindi vado a letto tardi e quindi mi alzo tardi e quindi inizia tutto un circolo vizioso per cui ho fatto un bel periodo ad alzarmi sul tardi. Adesso lo sto riprendendo bene perché, perché mi sono accorto di quanto sia difficile alzarsi presto se non è un vero motivo, ma allo stesso tempo di quanto sia utile, perché nonostante uno pensa alla sera di essere produttivo, in realtà comunque è come quella cosa che si dice se hai tempo, chi ha tempo non perda tempo. Accade un po' questa cosa dentro di me. Noto che quando mi alzo tardi, anche se riesco comunque a fare tutte le mie cose durante il giorno, perché vado a letto tardi, comunque mi sembra di partire in ritardo nella giornata e quindi alla sera mi rilasso più che invece fare cose produttive. E invece quando mi alzo la mattina presto è come se ti sentissi tipo in un flow di fare le cose perché hai tempo e quindi le fai più volentieri e anche se è difficile farlo, in realtà adesso mi sto alzando sempre prima. Quindi, cioè, non è prestissimo, adesso sto cercando di alzarmi sempre tipo per le 8 e intanto provo così. Così così, come mai? Cosa succede, pesce pazzo? Gabbo, quanto sei alto Marco? Sono alto 1,87. Ma sì, comunque non ho capito la cosa della bottiglia di rame, cioè ho visto il video ma non ha molti più contro che pro, ad esempio l'acqua che rimane per un tot è da buttare. Sì, allora sicuramente cioè bisogna stare attenti perché comunque è rame, ma devi contare che le bottiglie, queste qua in rame, quelle da dove si beve, non sono, cioè hanno comunque un rivestimento fatto apposta, non è semplicemente tipo del rame messo così, anche perché sennò arrugginerebbe subito. E in più sì, cioè l'acqua non puoi tenerla lì 2 o 3 giorni e berla pian piano, devi berla e se a fine giornata c'è ancora dell'acqua rimasta, la butti via e il giorno dopo la riempi. Questa è una cosa. E ogni tanto va pulita, quindi ogni tanto va pulita. Ma sì, ma tu ora abiti a Milano? Allora, aspetta un secondo. Allora, no, in questo momento non abito a Milano e non penso di abitarci mai a Milano, perché proprio come città non fa tanto per me. Non sono contro i milanesi, ma la vedo una città un po'... Non lo so, vedo questa... Ne ho già parlato anche in un video, mi sa. È una specie di ostentazione al voler dimostrare per forza di essere migliore del vicino.
E questa cosa la si nota in tutto, nell'esclusività degli eventi, è un po' come se la fanno e se la dicono tra di loro. Non lo so, non mi è mai piaciuta tanto Milano. Hey Marco, how are you doing? I hope it's a wonderful day today. Thank you, Steven. Thank you, Steven. Do you like the new setup? It's with the camera now instead of with the iPhone. Let me take a photo of the new setup. It's so cool. Ed ecco qua. Devo comprarmi anche il cavo, me lo segno. Ecco, vedete come funziona? Io ho i promemoria e quando mi viene in mente qualcosa me lo segno lì subito. Cavo alta velocità, perché così le live invece di 720 riesco a farle in 1080. Devo comprarlo perché col cavetto questo qui che ho le live adesso la vedete in 720, quindi non è il massimo della qualità. E in più le voglio provare a fare di più con la videocamera e sto cercando adesso anche di sistemare un po' la videocamera, cioè di prendere delle nuove lenti eccetera, perché voglio poi che le live siano dei video che rimangono sul canale e che la gente ha voglia di vedere, quindi metterò le timestamps come ho fatto nella live precedente per far vedere i vari argomenti di cui si è parlato, quindi metto la thumbnail e tutto. Ciao Marco, che ne pensi dei prodotti The Ordinary per la pelle? Ciao Francesco, li ho utilizzati per un bel po', li ho provati, li ho testati. Allora, dipende se riesci a combinarteli bene e per il tuo tipo di pelle, so che c'è tanta gente che si trova bene. A mio parere sono un po' aggressivi, però possono funzionare alcuni. Loro hanno delle buone guide sul loro sito per come combinarli, però tuttora preferisco i brand di skincare coreana, tipo Cosrx o Centella, Skin 1400, quelli lì. E 1,83, caspita, beh comunque ci sta. Allora, Massi, Steppa, capito, io sono di Caserta, vicino a Napoli. E per ingegneria informatica all'università dovrò trasferirmi lì. Pensavo potessimo conoscerci eventualmente, però capisco ciò che dici. Vado spesso in realtà a Milano, però, perché purtroppo le collaborazioni in Italia avvengono lì. Come app invece ti consiglio Todoist, perdi qualche ora a settarlo, ma poi è spettacolare ed è sincronizzato su un dispositivo. Lo so, però non mi trovo, cioè io mi trovo molto molto bene, mi sono creato tutto un sistema che ormai uso da tipo 7-8 anni, su promemoria, note e calendario. Praticamente quello che vado a fare è scrivermi nei promemoria tutte le cose che ho da fare, suddivise in categorie, next actions, waiting for, projects e poi un'altra, e someday maybe. E poi da lì le metto sulle note o sul calendario. Quindi ho creato il video, l'ultimo video che è uscito sul canale è proprio su questo argomento qua, sull'organizzazione. Come si vede ragazzi la live? Si vede bene? Si sente bene? Fatemi sapere così mi date qualche feedback. Vorrei uscire dalla mia città e iniziare una nuova vita perché purtroppo l'ambiente in cui vivo è diventato tossico per me. Ma ci sta ogni tanto cambiare aria anche perché ragazzi ricordatevi che se state dove siete nati è vero che ha dei pro, ma allo stesso tempo la gente che vi conosce da lì vi ha sempre conosciuto e quindi è un po' come se rimaneste stagnanti. Se invece uscite e conoscete gente nuova che non vi ha mai conosciuto ma vi conosce solo per la vostra versione di adesso, cambiate anche voi, vi dà proprio un po' di motivazione. Stephen Land, I do it. It is pretty nice. Thank you. Just woke up and I'm asking sure to get better sleep. Nice. I was visiting Alaska for a few weeks. I was not able to join your streams. Don't worry. I only streamed on Tuesday night on YouTube, so it's amazing. Nice. Solo che ho poche disponibilità economiche e la vedo dura nel breve termine. E purtroppo Milano, anche come vi dicevo all'inizio della live, sto cercando appartamento a Tokyo ed è difficilissimo, quindi immagino Milano che più o meno sia lì. Francesco, io non ho mai fatto skincare, quindi avrei paura di usare prodotti sbagliati per la mia pelle. Cosa mi consigli? Ciao Francesco, in realtà prova a chiedere a un dermatologo se hai dei problemi particolari della tua pelle, ma tendenzialmente finché usi un cleanser, finché usi una crema idratante, un SPF e un siero in base al tuo tipo di pelle, va benissimo così. Quello che ti consiglio è la mattina almeno cleanser, quindi ti lavi. Metti se vuoi mettere un siero o qualsiasi altra cosa, ma se no passa direttamente alla crema idratante e dopo la crema idratante l'SPF, ricordatelo perché è importantissimo. Alla sera invece cleanser, siero, crema idratante, basta.
ti consiglio, prova a dare un'occhiata a Cosrx, hanno una buonissima crema idratante e nutriente che è la All-in-One alla bava di lumaca. La consiglio sempre a tutti. Si sente benissimo, grande, ottimo, sono contentissimo. Buonasera Marco, buonasera Gaetano. Francesco Mancini, si sente bene, perfetto. Mi sembra di aver capito che comunque lavori come modello. Secondo te ad oggi l'altezza è ancora limitante in quel settore tipo 1,70 m? Ciao Massi, non lavoro più come modello, lavoravo ogni tanto quando ero più giovane, adesso invece continuo come content creator, questo è il mio lavoro full time. E però dipende dal tipo di agenzia, dipende dal tipo di modello, quindi in realtà varia, tendenzialmente può farlo potenzialmente chiunque come lavoro. Quello di alta moda è un'altra cosa. Francesco Mancini si vede bene, ma meno bene di come si sente. Ok, quindi si sente bene, ma non si vede benissimo. Perfetto, sì, perché la qualità è 720, mi sa che è per quello, perché sto usando il cavetto direttamente attaccato alla videocamera. E solo che il cavetto direttamente attaccato alla videocamera non è abbastanza veloce, quindi dovrei comprare un cavetto più potente. E in teoria voi fatemi sapere, sì, no, ma in realtà posso vederlo anch'io. Se io faccio impostazioni, no, però mi dà 1080 come qualità. Chissà perché allora. Però perché comunque l'output è 720, però 1080, quindi viene... ok, ok. Ma da quanto fai stream? Da inizio anno. È un po' una cosa che mi sono messo da fare. Gaetano, ogni martedì sera e poi invece il venerdì lo faccio molto più breve su Instagram, TikTok, eccetera. E perdonatemi l'orario, tra l'altro che è tardi, ma di solito lo faccio un po' prima. Marco, consigli per togliere le occhiaie oltre alla riduzione stress e dormire? Creme che consigli? Oltre alla riduzione stress e dormire, in realtà una skincare base aiuta già tanto. Puoi mettere una crema occhi che aiuta. Magari il gua sha, ecco, se impari a utilizzare il gua sha, quello può aiutare. Però tendenzialmente la base è quella. Quanto tempo meditare in un giorno e come? C'è bisogno di un maestro? Ciao Luca, dipende dal tipo di meditazione che vuoi imparare e per alcune cose serve qualcuno che ti insegna, per altre invece no. E ad esempio io ti consiglio Isha Kriya, è un video che trovi su YouTube, è una meditazione guidata di circa 10-15 minuti ed è pazzesca. E va su, sì, su 10-15 minuti. Dipende da ogni tecnica. Ma si step, hai la Sony ZV-E10? No, ho la Sony Alpha 7 IV. Tra l'altro sto guardando varie lenti nuove, perché adesso ho una lente, per chi è appassionato, ho una lente 28 no, da 28 a 75 con apertura 2.8, solo che è bella grossa, c'è una lente bella grande e quindi mi pesa portarmi la videocamera in giro e siccome la qualità vorrei iniziare a aumentarla anche in tutte le cose che faccio, vorrei una lente un po' più portatile così da poterla utilizzare di più. Quindi adesso sto vedendo magari come investire quei soldi. A me dà massimo 720. Ah, ok, chissà perché. A me dà 1080, però probabilmente è 720, mi sa che hai ragione te. Devo provare a cambiare il cavetto. Sì. Il guanciale io pensavo fosse una balla, detto sinceramente, come il ghiaccio passato la mattina, ma ricredo se lo dici tu. Pensavo anch'io, ma lo utilizzo da tempo e te lo consiglio tanto. In realtà non fa miracoli, però aiuta veramente a sgonfiare se lo fai nella routine corretta. Io mi ero trovato un video tipo di 5 minuti su YouTube che ti spiegava la routine corretta per farlo e va veramente a sgonfiare e a definire. A me ha aiutato tanto perché va sulla microcircolazione e in più anche proprio a sgonfiare. Io noto proprio quando lo utilizzo e quando no, nei periodi. Che prodotti usi per capelli? Utilizzo al momento ho vari brand che sto testando, quindi non ho un brand specifico. Tendenzialmente i brand che preferisco sono Davines, Moroccan Oil, Olaplex, sono un po' questi. E ho sia prodotti di styling, utilizzo prodotti, vabbè, la maschera, il conditioner, quindi il balsamo, lo shampoo e solite cose, insomma. Ho fatto vari video. Tra l'altro ho fatto anche un video sul gua sha ora che ci penso.
Che genere di musica ascolti? Dipende anche questo da tante cose, però tendenzialmente non sono uno che ascolta tantissima musica. Ultimamente ascolto tanta musica giapponese perché mi piace e sto imparando la lingua, ma preferisco ascoltarmi video, a volte podcast, audiolibri. Sto ascoltando un audiolibro bellissimo che si chiama Cent'anni di solitudine, lo consiglio tantissimo. E ho notato che leggere due libri contemporaneamente mi aiuta, perché sto iniziando a leggere non solo libri utili, ma anche libri tipo iperconosciuti che bisogna leggere, tipo Moby Dick, Cent'anni di solitudine e questi un po' bestseller mondiali. E dato che questi sono romanzi e invece le cose che voglio leggere io sono un po' più pesanti, tipo filosofia, eccetera, allora alla sera o tipo alla mattina mi leggo quello, ma i giorni in cui fatalità non sono riuscito a leggere, oppure per vari motivi, mi ascolto l'audiolibro. Quindi sono due libri contemporaneamente, ma uno più leggero, uno più pesante, e quindi tutti i giorni in qualche modo leggo. Vado avanti, è un modo per non bloccarsi. Comunque, genere di musica ascolti, mi piace molto Eminem, mi piacevano i Linkin Park, i Simple Plan quando ero piccolo, i Sum 41, Blink 182. Adesso ascolto un po' più musica giapponese, ascolto un po' quello che mi pare. C'era un periodo che ascoltavo tanto i Giorgio Vanni, però la musica, come dico spesso, mi altera. Quindi invece che essere così, c'è la musica che mi attiva, la musica che mi spegne, la musica che mi fa arrabbiare, la musica che mi fa emozionare. E quindi è qualcosa che cioè non mi piace averla tanto sempre attorno. Mark, you're still thinking about doing modeling? You do show off your hair more, do some hair model. Looks fantastic as always. Thank you, Steven. Right now, I'm going to move to Tokyo for a couple months, and I will try to model there as well, thanks to a friend, and we will see how it goes. I'm also improving my body too. Il ghiaccio non è una balla, Francesco. A me 1080 da... Ah, ottimo, ottimo. Dipende allora innanzitutto da pelle a pelle. E come sempre non sono rimedi miracolosi e non sono neanche rimedi. Sono cose che possono aiutare. Marco, io ho una domanda, Paladino Stivo. Ma fare la no fal a 16 anni per curiosità? Allora, scusami, Marco, io ho una domanda. Ma fare la no fal a 16 anni per curiosità può ritrovarsi o essere un problema? Che ne pensi? Ti giuro, mi dispiace, ma non ho capito la domanda. La no-fal. Cos'è la no-fal? O sono stanco io? Vabbè, insomma, se riesci a riscrivermi la domanda ti rispondo. Michele, ciao, hai dei vizi? Al momento no, anzi in realtà non ho mai avuto dei vizi. Forse mi piacevano i biscotti quando ero più piccolo. Non bevo, non mi piace l'alcol perché ho sempre sono sempre stato un atleta, un ex nuotatore, quindi non sono mai stato abituato a quelle cose. E non avendo tipo una compagnia di amici o mai avuta, difficilmente sono rientrato in quelle cose da giovane. Most awesome hair, thank you, Steven. I hope you do some more videos on how to style it and keep it consistent. It is a wonderful part of yourself that you share and show to those around you who want to learn new hairstyles. Thank you. I will do it. I also have another self-care channel, which is about self-care, and I also post about it there. Hai letto Colloqui con se stesso di Marco Aurelio? Essendo che sono tutti pensieri disconnessi, è un ottimo per tappare i buchi delle giornate. Eccolo qui. Eccolo qui. Meditations, lo sto leggendo anche in inglese. Mi piace molto. Non credo vi sia un'età per il nofap. Ah, il nofap! Paladinus parlava. Ho una domanda, ma fare la nofap a 16 anni per questo può trovarsi può essere un problema? Ah, ok. Allora, nofap semplicemente, ragazzi, vuol dire non avere, cioè non entrare nella compulsione di quella cosa lì. Quindi non è un problema. Stessa cosa, non esagerare dal verso opposto, nel senso che finché le cose rimangono naturali e senza una compulsione, senza un bisogno, allora è tutto ok. Il problema diventa quando lo si amplifica con contenuti di un certo tipo, con un certo tipo di routine, finché diventa, cioè quando diventa un bisogno. Colpa mia forse per i 720 e 1080, perché dice che il ghiaccio è utile, Gaetano? Allora risponderà Gaetano. Che ne pensi? Ma figurati, in realtà probabilmente a me da 1080, però secondo me l'output della videocamera è a 720, quindi dipende.
Cosa ne pensi delle femministe, sia moderate sia quelle estremiste? Ti sei fatto dei pensieri su questo? Ciao Gaetano, allora, in realtà il femminismo, se trattato in modo corretto, cioè il vero femminismo, sarebbe, cioè tutti dovremmo essere femministi. Era un argomento a me totalmente ignorante, ma poi Claudia è da anni che ormai mi spiega, mi insegna, perché comunque penso sia anche giusto. E quindi in realtà sarebbe una cosa semplicemente corretta, cioè i pari diritti, ma si arriva ovviamente come in tutto a volte ad esagerare, a crearla un po' come un'arma, come uno scudo ehm, per sfruttare dei comportamenti che in realtà non andrebbero bene o delle debolezze nella società per non far sembrare altre persone, è un po' come il classico nella psicologia, il classico, come si può dire, complesso di superiorità, anzi complesso di inferiorità, perché lo si può sfruttare nel sentirsi superiore nell'essere vittima. Quindi si crea questa identità vittimistica in cui, sto parlando dell'estremismo ovviamente, in cui è come se ci si alzasse su un podio perché si è moralmente superiore agli altri, quindi bisogna stare attenti da entrambi i lati, ecco. Però tendenzialmente dovrebbe essere una cosa giusta per tutti. Consiglio anche Seneca pian piano. Che grande che sei al top con Marco Aurelio. Intendevo l'anno fa, Marco, intendevo se quell'energia dove hai parlato, alcuni dei tuoi video fantastici sia un problema, si fa con gli ormoni, in teoria sono il massimo. Esatto. Allora ti ho risposto, perfetto. Scusami se non avevo capito. Vivo in Italia? Al momento sì, tra poco andrò in India e poi in Giappone. Grazie Gaetano, grazie a te. Anzi no, scusami, ho ringraziato per Gaetano. Oh, cool, I hope it's fun to visit. I hope you learn some kanji, hiragana and katakana. There is a lot to learn in Japanese. It will be fun to visit. Hopefully not too busy. Tokyo is big. Yes, it's very busy and I keep learning daily Japanese. Watashi wa Maruko desu. Yoroshiku onegai shimasu. Itaria Jin desu. Prossima lettura, infatti, De brevitate vitae Gaetano. Tutti appassionati di filosofia qui. Bene. Sì, bravo Francesco. Matteo, che video sono più importanti per un ragazzo che vuole iniziare a capire, a investire? Video sugli ETF? Mi sa che l'ho fatto tempo fa un video sugli ETF, perché poi non ho cambiato il mio metodo di investimenti, è rimasto sempre quello. Però sì, secondo me i video sugli ETF sono qualcosa che va fatto. Bisogna imparare a investire, almeno perché al giorno nostro, le nostre generazioni chissà se riceveranno la pensione, quindi dobbiamo crearcela noi. Wow, grazie Gaetano! Grazie mille, apprezzo tantissimo. Ho iniziato a inserire anche i super grazie, ragazzi, nei video, quindi d'ora in poi a fine video, quando dirò iscrivetevi se avete voglia, per chi è rimasto fino alla fine, chi vuole può mandarmi un super grazie, che è tipo una donazione, offerirmi un caffè, insomma, e può chiedermi tipo di fare un video, e tipo posso fare tipo rispondere a una domanda o fare dei video. Alberto, Gaetano ovviamente, se c'è qualcosa che posso fare per te, dimmi pure. Alberto, come mantenere la presenza durante le giornate senza identificarmi coi pensieri? Quando mi ricordo riesco a farlo, ma per la maggior parte del tempo mi dimentico e mi fuso con i miei pensieri. Cioè Alberto, la meditazione serve a quello, è un po' una pratica che fai tutti i giorni proprio per staccarti sempre di più. E quindi te lo consiglio, un esercizio di meditazione. E poi niente, ogni volta che magari ti ritrovi nei tuoi pensieri, semplicemente torna, cioè è già tanto che te ne accorgi, il fatto di accorgertene, già quello è importantissimo. Quindi quando te ne accorgi, semplicemente torna a sentire qualcosa del vero mondo attorno a te. Quindi per un attimo staccati, vedrai che più lo fai, più accade, e semplicemente staccati un attimo, torna a guardarti attorno, a usare i sensi, a sentire, a toccare, tocca e semplicemente pian piano più lo fai, vedrai che migliora. Baras Sarku 207, tra qualche giorno inizio ad andare in palestra e volevo sapere se oltre ai vari benefici fisici e mentali aiuta anche a dormire perché ho grossi problemi a dormire regolarmente. Certo, il sonno migliora tantissimo sia con la dieta che con l'attività. Ovvio a non fare attività troppo
prima di dormire, falla durante il giorno. Se lo fai durante il giorno ti stanca anche abbastanza che poi ti aiuta a trovare la routine a livello di orologio biologico per andare a letto e essere stanco al momento giusto. Eccoci qua nel Club degli Areti, il mese si avvicina. Ah, si avvicina! Che rapporto hai con i soldi, Michele Bodini? Ho un rapporto di... Allora, diciamo che c'ero abbastanza attaccato, se devo dirti la verità, quando ero più piccolo, perché soprattutto sono cresciuto con un padre tipo imprenditore, nel senso che mio padre comunque aveva un'attività commerciale, niente di che, ma un'attività commerciale, e quindi diciamo che sempre questa urgenza, questo bisogno, no, di mostrare il denaro, eccetera. E quindi era un po' un modo per me di tipo dimostrare a mio padre chi ero, no, quando ero piccolo. E invece poi c'ero super attaccato quando a 18 anni ho iniziato il mio percorso di crescita esteriore, c'ero super attaccato, volevo a tutti i costi. Adesso invece ho un bel rapporto, secondo me, con i soldi, nel senso che mi sento più tipo una via di mezzo per sfruttare i soldi che mi arrivano per farli fluire nel mondo in altro modo, quindi che sia spenderli, che sia investirli, o che sia darli, o che sia usarli per i video, insomma per altri modi, mi sento più tipo un distributore, non so come spiegarlo, e quindi è ottimo. E in realtà quei soldi, ragazzi, i soldi, se uno vuole, è anche divertente trovare modi per farli. E danno tanta libertà. Non bisogna, cioè, il problema è quando i soldi ti entrano in testa, quello è il problema, ma i soldi nel portafogli sono comunque utili, ovviamente senza identificarsi con essi, ma come con qualsiasi altro oggetto materiale. E finché, come tutto, se è poco o se è troppo è un problema e quindi deve essere quel tanto che basta per poterti permettere un po' di libertà e di fare quello che ti piace fare e di poterti concentrare su altro. Investi in cripto? Ho investito qualcosina adesso in Auto Invest su Binance quando c'era il periodo boom e per un periodo ho anche messo un piccolo piano d'accumulo, ma adesso l'unico piano di accumulo che ho è in ETF. Un caffè per riprenderti, grazie Gaetano. Giovanni Costa, porti più video sui profumi? Ne porterò ogni tanto, ho iniziato, se noti, a portare più self-care in generale, cura di sé, a portare un po' la mia vita, sto iniziando a portare anche vlog, voglio anche portarvi con me in Giappone, adesso documentare il mio percorso. Se vuoi video più sulla self-care, su TikTok o su Instagram ne posto di più, sicuramente a livello esteriore, qua sul canale che ho più tempo saranno sicuramente più video di interiori, quindi argomenti un po' più complessi, ma sicuramente ne posterò. E comunque ho un altro canale in inglese che si chiama Mr. World Italy o qualcosa del genere, o Self Care by Marco Delia, in cui posto una volta a settimana un video di cura esteriore. Ne ho anche un altro in inglese in cui posto video di cura interiore, quindi semplicemente ragionamenti miei dopo le meditazioni. Quello si chiama Komorebi, comunque sono nella descrizione del video in teoria. Sì, se tu vai nella descrizione della live qua, c'è My Inner Journey YouTube channel e My Self Care YouTube channel, sono i miei due canali secondari. E ho un terzo canale segreto di cui non vi parlo, che è Reactions, si chiama Mr. World Italy Reacts, è un canale test così di prova per divertirmi ed è interessante. E là faccio più video di profumi anche su quello di self-care. Listening to everything in Japanese apps as well. Do you use app to learn it? I know there are several apps that are helpful for learning multiple languages. Yes, I do immersive studies, so I always listen to things, I watch anime, I listen to music, and I use an Anki app and Duolingo app for kanji and for vocabulary, but also I have a grammar course online for grammar. Marco, il caffè te lo offriamo quando ci vediamo in un super ritrovo. Bisogna. Che ne pensi di Marco Tomasin? Lo conosci? Ho visto forse un video di Dario Moccia che reagiva a un suo video e tra l'altro ha fatto un video uguale al mio uscito dopo, perché io ho fatto un video sul NoFap e tipo 2 settimane dopo è andato in trend l'argomento e tutti hanno iniziato a farci video, tra cui questo ragazzo che purtroppo io non conosco e aveva fatto un video che è andato meglio del mio in cui ha parlato dello stesso argomento, ma uscito dopo il mio e Dario Moccia ha reagito a quel video lì. Ci sta, le leggi dell'algoritmo di YouTube e dei social rimangono sempre qualcosa di misterioso tuttora anche per me. Però non lo conosco purtroppo, non seguo tanto YouTube Italia. Gli unici di YouTube Italia che seguo spesso sono Ciccio Gamer per l'intrattenimento, ogni tanto ci sono cresciuto. E Dario Moccia, ultimamente ho iniziato a seguirlo, mi piace molto come
ragionamenti, eccetera. E poi ogni tanto cose varie, ecco. Pensi che i problemi maschili siano sottovalutati in questa società o credi che se ne parli? Gaetano, al momento penso che siano sottovalutati e soprattutto dal punto di vista di salute mentale, ma penso che sia anche il momento storico in cui sia, non dico normale, ma è normale che accada, perché tutto funziona un po' come un boomerang. C'era una volta una filosofia che mi è piaciuta molto, quella di Hegel, che parlava della tesi, antitesi, sintesi delle cose. E da lì, quando l'ho fatta al liceo questa cosa, ho sempre iniziato a vedere tutto così. Tutto ha una tesi, poi va dalla parte opposta e poi arriva una via di mezzo. E secondo me il maschio è sempre stato il centro dell'attenzione nella storia per tanto tanto tempo, adesso siamo nella fase di antitesi, un giorno ci sarà una sintesi. Che lavori hai fatto, Alessandro? Ho fatto tanti lavori, ho lavorato come consegnatario di pizza, ho lavorato in campeggio, ho lavorato da Media World, ho lavorato in Apple Store, ho lavorato come... ho fatto tantissimi lavori solo per guadagnarmi un po' di soldi perché dovevo pagarmi l'università, eccetera. E poi come modello e adesso come content creator. È un attimo infatti che i soldi ti entrano nella testa. Esatto. Steven, hey Marco, do you want to visit all the continents of the world? Well, apart from Antarctica, may be a bit difficult, but still fun to visit. Yes, it's part of my plans to visit at least once every single country. We'll see. Even Antarctica. In che modi si possono creare delle seconde entrate? Che consiglieresti? Consiglio nel trovare un hobby, concentrarci senza pensarci troppo nel tempo libero e finché non diventa un'attività. Dare un servizio a qualcuno. Ricordatevi che l'entrata è sempre dare un servizio a qualcuno o un prodotto a qualcuno. Se riuscite a migliorare la vita di qualcuno, sicuramente diventerà poi qualcosa di monetizzabile. Ciao Marco, ti stimo molto, farai mai un video su come avere una dieta più sana? Grazie mille Davide. Certo, lo farò e tuttora sto seguendo una dieta grazie a un personal trainer, tendenzialmente me la faccio sempre da solo, l'allenamento e dieta, ma ultimamente sto provando con un personal trainer per prepararmi al Giappone perché non avevo mai provato e semplicemente anche per delegare la cosa, perché sennò ho sempre tutti i pensieri io e quando cerchi di fare tutto lavoro e tutto da solo poi diventa, cioè fai fatica a tenere tutto bene. Quindi tendenzialmente è una cosa che ho provato a delegare a qualcuno, così ho il suo percorso, lui mi segue dal punto di vista lì, io faccio semplicemente quello che mi dice e sta andando abbastanza bene. Comunque lo farò. Ciao Marco, a proposito, ti vogliamo intervistato nel suo podcast. Ah, ha un podcast, ok. Non lo conosco, se qualcuno... bisogna trovare un modo per farlo, se mi invita, volentieri. Right, ciao Marco, volevo scriverti questo messaggio di dove volevo dirti grazie per i tuoi video fantastici, i tuoi video mi rilassano così tanto e mi aiutano quando mi sento giù di morale. Grazie Marco. Wow, wow, grazie mille, mi fa veramente tanto piacere. Steven, cool, I hope you watch some great animes. Do you follow One Piece? That is one of the most popular manga and anime over there. Reading manga in Japanese is pretty fun if you understand. Yes, I watch anime, but One Piece I still didn't watch it. My favorite at the moment is probably Attack on Titan or even One Punch Man. Very funny. Di Tomasin. Esatto, ma non l'ho mai sentito il podcast, ma magari un giorno. Secondo me verrebbe fuori un puntatone. Proveremo. Cioè, proveremo. Vediamo se mi invita. Magari un giorno quando farò più views. Bravo Miche, volevo arrivare a quello sarebbe bellissimo 2 Marco. Forse bisogna trovare un argomento. Il modo, secondo me, per essere invitato a questi podcast è trovare un argomento controverso o in cui sono bravo e spingere su quell'argomento lì, far diventare dei video virali in modo tale che poi la gente vuole sentirti parlare di quella cosa. Quale pensi possono essere i tuoi sbocchi lavorativi in Giappone? Pensi che per un italiano possa essere un buon posto per vivere e guadagnare meglio dell'Italia, visto che ci sei stato? Ciao Gaetano, in realtà io vado là come content creator, quindi vado là lavorando come faccio in Italia, non vado là per lavorare là. L'unica cosa che farò là è magari tramite questo mio amico che lavora come modello, comparsa, farmi assumere dalla sua agenzia, sempre come freelance, per fare ogni tanto i lavoretti a livello tipo artistico, perché là il modello, soprattutto noi occidentali che siamo diversi, abbiamo poca competizione, fa un po' di tutto là, quindi fa un po' qualsiasi cosa. E quindi sarebbe anche un modo per uscire di casa, per imparare la lingua, eccetera. Ma più che altro a Tokyo succede di tutto, quindi ovviamente è gigantesca, qualsiasi cosa vuoi a Tokyo
funziona e io più che altro ci vado perché la città mi piace, la cultura mi piace, ma la sicurezza, la civiltà che c'è è incredibile. E quindi secondo me, a parte gli sbocchi lavorativi, che ce ne sono tanti, però bisogna sapere purtroppo il giapponese nella maggior parte dei casi, se no vai a fare semplicemente lavori come insegnante di italiano, di lingua, di inglese, se no bisogna imparare un po' la lingua, non c'è niente da fare. Però soprattutto a livello creativo ci sono tantissimi sbocchi lavorativi, c'è veramente tanto da fare. È un posto pazzesco il Giappone. E costa leggermente tutto un 10% meno dell'Italia, ma non tanto. Ciao Marco, fare un video per i profumi primaveri estivi? Certo. Steven Lane, I hope it's fun. Thanks for replying to the message on Instagram. I'm not super active, but I hope I can reach out if I have any questions. Of course. I know you're very active on social media. Yes, of course. Whenever you prefer. Anche secondo me vorrebbe fuori un puntatone. Ciao Marco, come stai? Volevo provare il percorso 90 giorni del mantra di Shakriya, ma mi sono fermato perché leggendo i commenti alcuni dicevano che la parola non è una negazione, sarebbe meglio sostituirla. Tu cosa ne pensi? Farebbe piacere avere il tuo parere, se possibile, grazie in anticipo. Ciao Alberto, ti dico la verità. Ishakriya penso che sia una delle cose che mi ha cambiato di più la vita in assoluto. Ti consiglio tantissimo di farlo, lascia stare i commenti perché i commenti non sono chi ha fatto la meditazione, che è Sadhguru, che sa esattamente quello che fa. Giochi a qualche videogioco? Ciao Stefano. Ultimamente gioco a Pokémon TCG Pocket, che è quello che sta andando virale sul telefono, delle carte Pokémon. Sono molto nostalgico dei Pokémon, è uno dei pochi franchising che mi piace molto. Poi gioco ogni tanto a Brawl Stars, sempre per il telefono, quei giochini da giocare ogni tanto, così, perché ci gioco da una vita, da quando è uscito, e quindi sono rimasto a perderci quei 10 minuti. E poi ogni tanto alla Switch, da quando ho comprato la Nintendo Switch in Giappone, che era a buon prezzo, ho detto proviamola perché è un po' più da casual gamer. Non sono mai stato un fan di mettermi lì magari con la PlayStation o l'Xbox. Quando ero piccolo guardavo mio fratello giocare tipo a Final Fantasy o altro, ma più che altro sono stato uno tipo da Nintendo, da Game Boy, Nintendo Wii, il Nintendo DS tantissimo, quindi quello. E ogni tanto adesso da quando ho preso la Switch gioco a volte a Pokémon, a volte a Zelda, ma ultimamente che ho poco tempo faccio un po' fatica. Gli argomenti ci sono, Marco. Ci sono sì, Michele, bisogna solo essere invitati. Seguono su YouTube una che si chiama Yoshino Belli, una ragazza di titolo giapponese, non so se la conosci. La conosco, sì. Cioè, non la conosco di persona, ma ho visto dei suoi video. Perché ovviamente cioè, quando cercavo di informarmi su come si vive là e tutto, mi sono informato e l'avevo vista. Il problema è raggiungere Marco Tomasini mentre Marco è più aperto con noi ed è un grande peccato per i gruppi diversi di gente. Il problema è raggiungere Marco Tomasini mentre Marco è più aperto con noi ed è un grande peccato per i gruppi diversi. Ah! Vabbè, insomma, non si possono obbligare le persone e quindi se ci sarà modo, vedrai che se le cose vanno come devono andare, quindi se si aumenta e tutto e pian piano arrivo ad avere un piccolo impatto, in qualche modo sicuramente ci sarà modo di essere con Marco, ma anche con altre persone. Grazie mille, grazie a te. Thank you for all your help, Marco. I love this shirt. By the way, it looks very comfortable. How you keep your charismatic, jovial positivity. Always glad to come in and interact. Thank you. I do really appreciate it. Thanks for the compliment. And whenever you want, I'm here. So see you next Tuesday. And also, if you have any questions, just DM me on Instagram. Thank you, Steven. Have a great day. Francesco, vivi da solo Marco e che te hai raggiunto indipendenza economica. Ciao Francesco, in realtà no, al momento non vivo da solo. A breve inizierò a muovermi un po' di più, come vi dicevo del Giappone, dell'India. E in realtà non è un passo che mi sono mai sentito di fare, non per paura o altro, ma semplicemente perché non ne ho mai sentito il bisogno. Nel senso che alla fine io abito per fortuna in una casa grande e comunque i miei genitori sono molto carini. Quindi diciamo che a parte i prezzi, che io non vedo il motivo di trasferirmi vicino dove abito solo per il motivo di abitare da solo, perché comunque io nella mia stanza, o la mia routine, o le mie cose, faccio tutto senza problemi, vivendo quasi come fossi da solo. E l'unico motivo per cui vedo trasferirmi sarebbe per andare in un posto dove voglio stare meglio, provare nuove esperienze, avventure, e quindi l'unico posto che era vicino a farlo, nel farlo, era Milano. Ma i prezzi non mi erano mai
cioè non mi avevano mai convinto per quello che viene da Milano, e quindi sono rimasto sempre un po' nel dubbio. C'era un periodo in cui volevo andare a Los Angeles, ma anche lì stessa cosa, prezzi e poi andare lì un po' un casino col visto, eccetera. Alla fine ho visto che Tokyo, quando siamo andati, ci è piaciuto tantissimo, ho iniziato a studiare la lingua, ho detto, se devo provare ad andare a vivere da qualche parte dove mi piace, a sto punto vado in un paese che mi ha colpito, e quindi proviamo lì. Indipendenza economica, in realtà io avendo partita IVA dipende dal momento, ci sono mesi in cui guadagno bene e mesi in cui guadagno meno, quindi in realtà non ce l'ho ancora perché è un po' instabile. Te lo chiedo perché vorrei trasferirmi, ma essendo ancora all'università ancora non sono completamente indipendente. Ok. Ci vediamo Marco alla prossima, quando la nuova live? Grazie Gaetano, grazie mille di tutto e ci vediamo martedì prossimo per la live. Faccio il venerdì anche una breve live su Instagram e TikTok, ma è una cosa molto breve, se vuoi invece una live come qua, il martedì sera è il nostro momento. Se per qualche motivo non riuscirò ad esserci ogni martedì sera, il giorno prima o il giorno stesso lo scrivo su Instagram nelle storie oppure lo metto nelle note della community del mio profilo YouTube. Quindi in qualche modo vi arriva il messaggio che non c'è. Dai, quella sera. Quando sarò in India a marzo purtroppo non potrò far live, penso. In Giappone ci proverò. Proverò a vedere qual è la differenza di orario, ci proverò. Sto leggendo Il potere di adesso e lui dice di cercare di riconoscere qualcuno, di cercare di riconoscere quando la mente viaggia e che piano piano riusciremo ad avere l'illuminazione in presenza. Esattamente. Distaccarsi dalla propria identificazione di mente è quello alla fine, il percorso interiore. Grazie Marco e ci rispondi sempre, può sembrare poco ma non tutti sono così, grazie mille. Apprezzo tanto e io non capisco perché la gente non è così. Forse è perché hanno più numeri di me e qui non riescono a stare dietro a tutti i messaggi. Io in realtà sono in un equilibrio bello in cui riesco un po' fatica, ma riesco a stare dietro o forse perché ci tengo, ma riesco a stare dietro a tutti i messaggi e rispondo molto volentieri, cioè mi prendo il tempo. Alla fine è vero che è quello che mi piace, ma è anche un po' il mio lavoro e se ho deciso di dedicarci tempo è anche perché mi fa piacere, voglio un feedback, voglio creare una relazione con la gente che mi segue, voglio creare dei video che possono aiutare le persone che mi seguono, non è che faccio video a caso e quindi ha senso creare una relazione, cioè non che io sono qua sopra un piedistallo e parlo a gente così a caso, ma parlo con qualcuno di vero, no? E quindi creare una relazione è un'altra cosa. E quindi non so come facciano le altre persone, forse lo fanno in modo diverso, forse leggono e basta, non lo so, però io mi trovo bene così, magari in futuro cambierà la cosa se avrò più persone, non lo so, però cercherò comunque di farlo anche perché se ho preso l'impegno comunque è parte anche del mio lavoro. Grazie mille a te. Conosci siti per vendere profumi? Siti per vendere profumi, gruppi Facebook e basta in realtà. eBay, eBay e gruppi Facebook. Verrà il Festival dell'Oriente a Brescia? Ciao Michele, non lo so ancora, dipende da quando è. No, no, perché sei migliore, chi vuole trova il tempo di rispondere. Grazie ancora Marco. Apprezzo, grazie per il complimento. Va bene ragazzi, dai, è mezzanotte e mezza, la live è da 47 minuti, è meglio se iniziamo ad andare a letto tutti. Sono contento che la live abbia funzionato con la videocamera, non ci sono stati problemi, mi sembra si veda bene, adesso comprerò gli aggiornamenti per la videocamera, comprerò anche il cavetto in cui dovrebbe vedersi meglio, quindi la prossima live magari non so se avrò già il cavetto, ma spero che si veda meglio, e basta. Marco, mi dai per iniziare a fare l'attore in America? Ti consiglio, vabbè, l'inglese, studia l'inglese, ti consiglio di studiarti l'accento americano oltre all'inglese, ti consiglio di trasferirti là e iniziare a fare già casting, iniziare già a sentire, a entrare, immergerti in quel mondo il più possibile. Se invece non hai ancora nessuna esperienza dal punto di vista di casting o comunque di recitazione, inizia già in Italia a fare un po' di recitazione e poi quando sei là ci sono dei posti che si chiamano studios dove fanno delle lezioni tipo settimanali, un po' come una palestra per attori e vai lì, ti puoi iscrivere, non costa troppo e lì a volte danno casting, a volte conosci gente, altri attori, quindi entra sempre di più nel mondo. Settimana prossima e l'altra ancora per il Festival dell'Oriente. Ci provo, allora provo a organizzarmi in caso ci provo.
Da che età hai iniziato con la crescita interiore? Ho iniziato penso da sempre, perché col fatto che sono sempre stato da solo e ho sempre fatto nuoto, quindi il nuoto tutti i giorni nuotare sei comunque nella tua testa, però da un punto di vista vero e proprio ho iniziato la crescita personale a livello esteriore a 18 anni, quando ho avuto quel momento di cambiamento di cui parlo sempre nei miei video, quel click, e poi quando ho iniziato a vedere che la risposta all'esterno non c'era, non mi portava a niente, ho iniziato a portare il focus all'interno. Quindi direi che in realtà il vero focus al 100% è stato a 21 anni, intorno ai 21-22 anni. Forse prima, 20 anni. Ciao Marcolino, buonanotte. Ciao Francesco, buonanotte. Alessandro, a che ora ti svegli? Vorrei alzarmi alle 8 domani. Alberto, alla prossima Marco, buonanotte, grazie di tutto. Grazie a te Alberto. Grazie mille Marco, grazie a voi ragazzi. Dai, scappo. Per qualsiasi cosa scrivetemi pure su Instagram e rimango a disposizione, oppure scrivete un commento qui sotto. E niente ragazzi, grazie mille di tutto. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte e alla prossima live. Buonanotte Marco, ciao Michele, ciao Wright, ciao Alberto, ciao Alessandro, ciao a tutti, Paladinus, a tutti, tutti, tutti. Michele, grazie mille per il supporto ragazzi. Come si chiude adesso la live? Ah, ecco qua, stop streaming su OBS. Grazie ragazzi, buonanotte.